Gesù è risorto uscendo dal sepolcro 3 giorni dopo essere stato crocifisso. E noi cosa abbiamo fatto? Lo abbiamo rinchiuso nei tabernacoli all'interno delle chiese. È dovuto finire in croce perché si squarciasse il velo del Tempio e si annullasse totalmente la separazione tra Dio e uomo. E noi, invece, lo abbiamo recluso. Abbiamo costruito solidi edifici a cui abbiamo dato il nome di chiese. E, non contenti, all'interno di ciascuna chiesa abbiamo collocato un piccolo sepolcro dorato dove rinchiuderlo di nuovo. Con la sua risurrezione, Gesù ci ha fatto capire che nemmeno la morte poteva separarci da Lui. Non è più nel sepolcro. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? È vivo ed è in mezzo a noi. Dobbiamo solo riconoscerlo nell'uomo vivente. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Gesù è venuto a dirci nient'altro che questo. Il vero tempio di Dio è il cuore dell'uomo. Non c'è più separazione. Il tabernacolo del Signore è ogni uomo che vive sulla terra. È talmente importante questo messaggio che i 3 Vangeli sinottici, Marco, Matteo e Luca, sono concordi nel dire che nel momento in cui Gesù esalò il suo ultimo respiro sulla croce, il velo del Tempio si squarciò. Questo velo, all'interno del Tempio ebraico, era quello che copriva il Santo dei Santi, ovvero il luogo dove era custodita l'Arca dell'Alleanza, in cui era presente Dio stesso. L'amore sconfinato, reso visibile da Gesù sulla croce, annulla ogni separazione tra Dio e uomo. Finalmente possiamo vedere Dio faccia a faccia, e il volto di Dio è il volto di un uomo. Era già chiaro nel libro della Genesi. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Perché, allora, abbiamo sentito l'esigenza di costruire nuovi templi all'interno dei quali consacrare un tabernacolo dove custodire la presenza del Signore? Perché tornare a tenere separato colui che, a prezzo della sua stessa vita, ha annullato ogni separazione? Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi. Scrivimelo nei commenti. Sembrerebbe una sorta di tradimento dell'autentico messaggio di Gesù. In qualche modo, abbiamo tradito il senso della sua morte e risurrezione, ristabilendo quella separazione che proprio Gesù era venuto ad abolire. Abbiamo rinchiuso Dio all'interno delle chiese, affidandolo alle cure della casta sacerdotale, unica autorizzata a parlare in suo nome, e, proprio nel suo nome, abbiamo commesso ogni nefandezza. La storia, purtroppo, ce l'ha dimostrato. A proposito di storia, la prima chiesa ad essere edificata fu quella di Acaba in Giordania, costruita tra il 293 e il 303 d.C. Questo significa che le prime comunità cristiane, per quasi 300 anni, hanno celebrato l'Eucaristia in casa delle persone comuni, in mezzo alla gente. Il cristianesimo si è diffuso in tutto il mondo non grazie alla costruzione delle chiese, bensì grazie alle persone che testimoniavano Gesù vivente, incarnando il suo messaggio nella vita concreta di ogni giorno. Anche le persecuzioni che tali persone subivano hanno contribuito alla diffusione del Vangelo, dato che spinsero tanti a fuggire, diffondendo la buona notizia di Gesù in tutto il mondo allora conosciuto. Dopo 2000 anni abbiamo riempito il mondo di chiese che rimangono sempre più vuote. Se almeno lasciassimo i tabernacoli aperti, come il sepolcro il giorno della risurrezione, quantomeno sarebbe un segno per ricordarci che il Signore non è lì. Non è lì che dobbiamo guardare per incontrarlo. Lui è il vivente. Lo incontriamo nel fratello, in tutte le persone che incrociamo lungo il cammino della nostra vita. Anche il sacramento della comunione grida a gran voce che ogni uomo che si nutre di Cristo diventa il suo tabernacolo. Cristo vuole abitare in noi, di certo non in una teca dorata circondata da imponenti mura. Con un po' di ironia, si potrebbe anche dire che
Proprio nello stare chiuso nel tabernacolo, il Signore si fa solidale con tutti quelli che sono reclusi, con quelli che escludiamo e rifiutiamo, perfino con quelli che sono già morti e sepolti. D'altronde, il primo ad essere rifiutato e condannato a morte fu proprio lui. Capite bene che il suo amore travalica ogni confine, perfino quello che tutti noi temiamo di più. Dunque, possiamo rinchiuderlo quanto vogliamo, tenerlo separato in sontuosi tabernacoli, ma lui troverà sempre la strada per il nostro cuore. Proprio lì, infatti, vuole dimorare. Fammi sapere con un like se questo video ti ha dato qualche spunto di riflessione. Namaste e che Dio ti benedica.